Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le tendenze energetiche per la crescita spirituale del cancro per il prossimo semestre 2025. Abbiamo l'eremita, amici del cancro. Può essere un periodo riflessivo, un periodo dove potreste essere particolarmente dentro di voi. L'eremita è la carta che ci porta verso la nostra verità più profonda, la nostra vera verità, non quella che ci hanno fatto credere gli altri. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutti i servizi che offro e il numero di telefono. Nella descrizione c'è il link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. C'è il link alla promozione di giugno, c'è il link al workshop sulla stesi identikit che si terrà a inizio luglio. Quindi insomma avete solo l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Aprite la tendina e lì vi si apre un mondo. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo da un 8 di pentacoli. 8 di spade. Oh, ce ne sono due. 8 di spade e forza. Temperanza. 7 di coppe. 2 di pentacoli. E re di pentacoli, ragazzi. Diciamo che di getto, vedendo questo eremita e le carte che sono uscite, è quasi un faccio di testa mia per arrivare a quello che per me è importante. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Partiamo da questo 8 di pentacoli, che comunque è una carta che ci parla di lavoro, di costanza, di qualche cosa che viene fatto con metodo, con organizzazione. È anche una carta che mette l'accento sui dettagli. Andiamo a vedere. Due di bastoni, asso di coppe. Sento come se qualcuno di voi è tipo un visionario in senso positivo, nel senso che è come se avesse delle percezioni, non lo so, vi faccio un esempio, inventori del prodotto dell'anno, è come se riusciste a vedere quello di cui c'è bisogno e in qualche modo in questo semestre come se andaste in quella direzione. Però non è solo una dote che avete nella vostra vita, io sento che potrebbe essere una dote che avete nei confronti degli altri o del mondo in generale. Sapete, è come
vedo che le cose, il mio modo di vedere le cose, la mia verità mi dice che il mondo, gli altri, la famiglia, quello che per voi è l'esterno, ha bisogno di questo. Prima è come se lo trovasse dentro di voi e poi è un po' come se fornisse il servizio. Andiamo a vedere l'otto di spade perché è una carta un po' pesantuccia, nel senso che secondo me avete la testa un po' annebbiata da tanti pensieri negativi, da un modo di vedere le cose negativo, dal fatto che magari vi sentite soli, vi sentite un po' spiazzati per X motivi. È volata una carta, la recupero. Luna e 9 di bastoni. Ci sono tante paure, ragazzi, che dovrete affrontare, che sono quelle che vi tengono fermi, che vi tengono bloccati. Tenete presente, allora, le spade rappresentano la mente è collegata all'ego. L'ego è quello che fa nascere la paura, perché? Perché all'ego non piace cambiare, perché cambiare vuol dire tirarsi sulle maniche, fare fatica, adattarsi ai cambiamenti, sacrificare certe cose ed è faticoso e all'ego non piace far fatica. Quindi sento che ci sarà come un sì, non mi piace dire blocco perché non lo vedo proprio come un blocco, però come una forte prudenza da parte vostra a causa di questo modo di pensare un po' pesante. Però avete anche la forza dopo, quindi secondo me riuscirete a trovare proprio quella forza interna, riuscirete a lasciarvi indietro la sofferenza dell'otto di spade, cioè il vostro modo di pensare negativo, perché secondo me qui le idee e la visione del futuro voi ce l'avete chiara. È come se foste in un certo senso sensitivi nel captare queste informazioni. Datemi un'altra carta per il 4 di coppe. Andiamo a vedere un attimo la temperanza. 5 di spade, di nuovo la mente, la temperanza è una carta di guarigione, come se doveste guarire. Anche qui il 5 di spade è una carta di ego, di lotte egoiche, di quelle discussioni dove io ho ragione, no, tu hai ragione, ma chi se ne frega dov'è la ragione, cioè come risolviamo il problema alla fine? E quindi sì, secondo me è come se fosse un invito a farvi un esame di coscienza. 6 di bastoni, e capire che non avete bisogno del riconoscimento degli altri, che è la vostra verità, che se secondo voi per diventare ricchi, faccio un'ipotesi perché finiamo con il re di pentacoli e di soldi si parla in un certo senso, o comunque di sicurezza materiale, se per voi la strada per diventare ricchi è, vi faccio un esempio come un altro, investire in borsa e tutte le persone che ci sono intorno a voi ve lo sconsigliano perché vi dicono è una bufala, li perdi tutti, di qui di lì. Se voi pensate che quella sia la strada che vibra di più con voi, perché se siete attirati dalla borsa un motivo ci sarà, piuttosto o contattate uno che ne sa già, che vi può aiutare, o iniziate a studiare in quel campo, ma non fatevi buttare giù le idee o non fatevi annebbiare la mente, non fatevi bloccare dalla paura perché gli altri che magari non hanno idea di come funzioni la borsa, non ci hanno mai giocato e hanno quest'idea negativa perché loro non, diciamo che a loro non vibra questo modo di investire, però è il loro punto di vista, ragazzi. Se a voi vibra un motivo c'è. Ricordatevi che tutto quello in cui noi siamo attratti in questa terra, che siano gli hobby, che siano gli studi, che siano le attitudini, è perché lo abbiamo già sviluppato nelle vite precedenti. Quindi, se voi sapete che quella è la strada giusta, io l'esempio della borsa l'ho fatto così a caso e potrebbe essere qualsiasi, però seguite quella che è la vostra verità, non cercate la conferma, il benestare da parte degli altri. Andiamo a vedere il 7 di coppe.
perché secondo me due di spade e re di bastoni. Datemi una carta per il due di spade. Ruota della fortuna e regina di bastoni. Ho la sensazione che se questa cosa sia, per esempio la borsa è un ambiente prettamente maschile. Se voi siete donne o comunque avete, cioè è come se ci fosse una questione tra i sessi in questo settore, diciamo così, dove voi volete emergere, dove voi farete questo percorso evolutivo. Vi dico, la ruota della fortuna è girata al dritto, quindi secondo me le cose qui cambieranno. Rimanete solo con i piedi per terra, perché avendo la luna e il 7 di coppe tendete un po' a romanticizzare tutto, tendete a, avete anche un 2 di spade, un 4 di coppe, a rifiutare certe realtà o a non voler vedere certe cose, e avete l'eremita è uno dei più saggi. Quindi si tratta proprio di essere sinceri e onesti il più possibile con se stessi, anche se la vostra onestà non vi piace o non sarebbe ben vista dagli altri, ma tanto siete solo con voi stessi, non dovete giustificarvi con nessuno, quindi è molto importante aprire gli occhi in questo semestre, ragazzi. Vi dico, il 2 di Pentacoli è una carta che in questo caso mi parla come di mantenere in piedi più cose, più situazioni. Se per esempio, considerate che abbiamo la forza, di solito è una carta che parla di scelta, potreste essere messi davanti ad una scelta, sento che tentennerete, piuttosto terrete il piede in due scarpe, cercherete di mandare avanti tutto, come se non foste ben convinti del tipo di... Ma perché? Perché sono gli altri che vi pesano, ragazzi. C'è qualcuno qui che ha un forte ascendente che vi fa tirare indietro. E invece qui re e regina di bastoni. Probabilmente avete bisogno di sviluppare certe doti un po' ammagliatrici per non tanto convincere gli altri, però almeno azzittirli. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Re di spade. E cavaliere di coppe. Voglio andare a vedere anche il re di pentacoli. Temperanza nuovamente. Sì, insomma, diciamo che non è proprio un periodo rilassato, ragazzi, però in bene, cioè è come se ci fossero tante cose di cui occuparsi, poi c'è la ruota della fortuna che arriva. Guardate, sento che qualsiasi sia la scelta che farete con la carta della forza, sarà per il bene più alto di tutti. Sia che questo tutti sia una famiglia affettiva, una famiglia lavorativa, una famiglia di anime, o voi e il vostro gatto o cane, per esempio, famiglia di nucleo piccolo, ma è una famiglia. C'è comunque, ragazzi, questo 10 di coppe alla fine che mi piace proprio, cioè nel senso, gli archetipi qui alla fine sono di ricchezza, di abbondanza, di prosperità. Quello che mi viene da dire, curate un pochettino di più l'aspetto estetico delle cose. E con il re di spade al contrario, anche un po' di organizzazione in più, secondo me, non guasta. Vi dico che se per caso qualcuno di voi, diciamo, io non sento che ve lo aspettiate in realtà, però è come se arrivasse una manna dal cielo a un certo punto, un qualche aiuto benedetto che vi toglierà da questo impasse ping pong, cioè vado a destra, vado a sinistra, vado a destra, vado a sinistra, che è quello che porta un po' di disordine. Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cos'altro vi dicono. Quindi secondo me il fare con la vostra testa,
il seguire la vostra reale verità farà sì che c'è la temperanza e in qualche modo vi riequilibrerete, starete meglio, diciamo così, no? Però proprio secondo me si potranno aprire delle possibilità che magari prima non avevate considerato. Devo dire che farete un po' di fatica proprio per questo 2 di pentacoli, cioè nel senso che ci sarà da correre un pochettino, però poi alla fine secondo me la cosa si risolve molto bene, ragazzi. Vi anticipavo prima che il Re di Pentacoli è una carta di denaro, proprio di soldi. Carta numero 20, gentilezza. Amo e rispetto il mio corpo e mi prendo il tempo per onorarlo. È interessante perché qui parla del corpo, però in realtà sono due fanciulle legate insieme per i capelli, chissà come mai. E quindi è anche un po' il rispetto dell'altro, la gentilezza nei confronti del corpo dell'altro. Qui ragazzi mi vengono in mente tutti i massaggi, le persone che fanno star bene gli altri, quindi massaggiatori, fisioterapeuti, tutte le persone che fanno star bene gli altri attraverso il massaggio. Perché il massaggio? Perché si stanno toccando, si stanno, come vi posso dire, c'è il contatto per quello che... e poi si parla di corpo. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei semistellari. Celebrazione. Celebra i tuoi risultati, sei veramente un dono dell'universo. E qui vi dice invece di essere pazienti, ragazzi. Sì, paziente e permetti al destino di svilupparsi a suo ritmo. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Io non credo che vi manchi la pazienza, anche perché qui avete questo archetipo per 2 volte. Cioè, secondo me imparerete comunque in questo senso a essere pazienti. Ricordatevi che la pazienza è l'arte di attendere un determinato evento con un'attitudine positiva. Ok? Qua non c'è un'attitudine esattamente positiva ed è proprio quello che imparerete a fare in questo periodo, secondo me, lasciare indietro i pensieri negativi, i pensieri limitanti, le lamentele, la pentola di fagioli, insomma, no? Il critico interiore, quello che ci sgrida sempre e iniziare, come dire, ad alleggerire un pochettino il modo di pensare, così si aprono nuove idee, nuove possibilità. E poi ricordatevi che avete anche la ruota della fortuna, qui. Ah, tra l'altro, cancro, in questo periodo entra Giove nel vostro segno e la ruota della fortuna rappresenta proprio Giove. Ok, carta numero 28. Qui ragazzi vi dice che c'è una non proposta, come si dice? Mi sfugge la parola. Diciamo scopo, ma non è la parola esatta. Uno scopo storico con delle connessioni, o meglio, uno scopo che ha delle connessioni storiche. Cioè è come se arrivaste da altre vite, ma infatti avete l'archetipo dell'eremita, che è il saggio, è il numero 9, la carta dell'iniziazione, e qui probabilmente è come se aveste una missione da compiere che vi portate dietro da altre vite. E poi c'è la carta numero 37 e parla di esprimere la propria anima, la vostra vera verità. È proprio quello. Prendete il toro per le corna, il coraggio, 2, 4 mani, quello che volete, e create la vostra reale verità, quello che volete diventare.
E parla anche di qualche cosa di nuovo, ragazzi. Qui a me ricorda molto la carta del sole, questo oracolo. Parla proprio di qualche cosa che sta sbocciando. Vi ricordo che anche qui all'inizio della lettura avete un asso di coppe, che insomma è l'idea, è il nuovo inizio, è una nuova nascita, può essere di un sentimento, può essere di una relazione, può essere di un bambino, un nuovo progetto, insomma. Va bene. Ragazzi, ricordate che questa è una sesa spirituale e quelle un po' più specifiche sull'amore e il lavoro usciranno prossimamente. Comunque, se vi è stata utile, se vi ha dato spunti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, anche se comunque trovate già tutti i dettagli sulla pagina web, di cui trovate il link sotto in descrizione. Diversamente, se per qualsiasi motivo non avete tempo di fare le sessioni individuali con me, potete fare lo stesso lavoro sulle credenze limitanti abbonandovi al canale. Li spiego come trovare le credenze limitanti, come testarle, perché vanno testate, e come elaborarle. In più, in quella sezione lì parlo di temi di metafisica, metamedicina, parlo di esoterismo, di astrale, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per adesso sono 4 playlist, sono numerate e insomma andrebbero viste in ordine di numero. Comunque, date un'occhiata. Bene ragazzi, a me non resta che augurarvi un buonissimo secondo semestre 2025, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!